Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi siamo qui in compagnia di un nuovo prodotto inviatoci da Gearbest, ovvero la TV 4K LED Smart Wi-Fi Haier serie 7000. Questo è il taglio da 49 pollici, ma c'è anche la versione da 55 pollici. Questa costa 400 euro all'incirca, coupon permettendo, mentre la versione da 55 pollici costa all'incirca 500 euro. Si tratta di un televisore davvero interessante, ma la peculiarità di questo prodotto è che è il primo prodotto inviato dal magazzino italiano di Gearbest, consegna in appena 24 ore, garanzia europea di 2 anni con ritiro a domicilio a casa in caso di problemi. Ultima serie prodotta da Haier. Vediamo prima le caratteristiche riportate qui sulla confezione prima di passare all'unboxing, all'installazione e la prova insieme. Slim, dovrebbe essere abbastanza sottile, 4K Ultra HD. Abbiamo il decoder T2, quindi sarà adatto nel 2022 circa, quando entrerà in funzione il nuovo digitale. 3 porti HDMI, ok, qui c'è il DVB-T2 più C che vi dicevo poco fa. USB video, dovrebbero esserci 2 USB. Smart TV, Wi-Fi, DTS, DTS HD. Dall'altra parte c'è anche riportato Netflix e YouTube. Questa televisione è smart, ma non presenta il sistema operativo Android, ma è una versione personalizzata da parte della Haier di Linux. Gli aggiornamenti comunque sembrano abbastanza costanti e vengono costantemente aggiunte nuove applicazioni. Detto questo, apriamo la confezione e vediamo cosa c'è al suo interno. Io vi consiglio, quando montate, installate un televisore nuovo la prima volta, di mettere una coperta, una tovaglia, un panno sulla superficie su cui farete l'installazione, perché io, come vedete, riparo televisori e giornalmente entra gente qui in questo laboratorio con televisori anche piccoli, grandi, di tutte le dimensioni, appena comprati e rotti. Vengono rotti in fase di installazione della base, per esempio quando lo fanno uscire dalla scatola lo fanno scivolare, oppure lo appoggiano su una superficie irregolare che quindi comporta il danneggiamento del pannello, la parte frontale, e quando si rovina il pannello c'è poco da fare, si butta il televisore perché ovviamente è un danno causato che non rientra in garanzia. Questo televisore è un D-LED, quindi è la tecnologia di retroilluminazione diretta dei LED. Questo consente una retroilluminazione omogenea di tutta la superficie video e non ci saranno quei fastidiosi coni di luce che c'erano nei LED di qualche mese fa. Cosa esce dalla scatola? Abbiamo 2 staffe, possiamo sia attaccarlo al muro sia metterlo sui 2 piedi. Personalmente non amo troppo i piedi laterali, preferivo più le basi centrali, ma ora la moda è quella di usare i piedi, quindi dobbiamo adattarci. Qui ci sono tutti i vari accessori. Abbiamo il telecomando che è davvero soddisfacente, è bello grande, tasti molto grandi e gommati. Abbiamo già il tasto di Netflix, il tasto di YouTube, quindi penso che questa televisione sia ottimizzata per questi 2 servizi. Io preferisco questi telecomandi grandi, che vanno bene anche per un pubblico più anziano che non è avvezzo ai tasti piccoli o comandi particolari. Io ho comprato recentemente un Samsung e il telecomando è wireless, non è di questo tipo, ed è secondo me un po' scomodo. Ho ripiegato su un telecomando tradizionale perché non mi trovo bene, sono vecchio anche io, ragazzi. Abbiamo poi vari adattatori, questi sono le viti, bulloni vari per le staffe in caso vogliate attaccarlo alla parete, e penso ci siano comunque anche le viti per la base. Ok, vedremo tra poco. Cavo per il composito, manualoni di istruzioni che vi consiglio di leggere, ce ne sono tantissimi in tutte le lingue, anche il manuale della garanzia. Ok, 2 batterie incluse per il radiocomando e non c'è nient'altro. Ora direi di far uscire il televisore da questa confezione. Spedizione che è avvenuta con Corriere Bartolini, molto rapida, in appena 24 ore.
Non ci sono stati particolari problemi, fortunatamente. Eccolo qui. Da solo è un po' problematico, però ci riuscirò. Mi raccomando, quando installate per la prima volta un televisore, siate molto delicati perché sono molto fragili, specialmente questi di ultima generazione. Togliamo la plastica e appoggiamolo sul panno che abbiamo messo in precedenza. Questa è la fase in cui vengono rotti la maggior parte dei televisori, dei pannelli, quando vengono appoggiati su una superficie non idonea. Che altro c'è nella confezione? Non c'è più niente. Andiamo a montare i piedi, vediamo come funzionano. Ci sono dei segni, quindi dobbiamo far combaciare i due pezzi. Ok, poi mettiamo la vite grossa argentata nella parte inferiore e andiamo ad avvitare con un buon cacciavite. Mi raccomando ragazzi, usate sempre un buon cacciavite e serrate le viti il più possibile, non lasciatele mai molli, specialmente quelli di sostegno della base. Un altro po'. Dimenticavo di dire che questo televisore è anche classe A+, quindi dovrebbe essere abbastanza risparmioso. Ecco fatto. Ora inseriamo i piedi nel loro spazio dedicato, 1 e 2, e andiamo poi a mettere le viti nere. Mentre io monto, altri motivi per cui mi entrano dei televisori in riparazione è perché i figli, i bambini, mentre giocano, lanciano le macchinine, i giochi, i giocattoli contro il pannello della televisione e le rompono. E quando la gente sa che non si possono riparare, se ne vanno via sconfortati. Alziamo il televisore, non l'ho ancora acceso, non so se il pannello è ancora funzionante oppure no. Vediamo prima la parte posteriore. Abbiamo 3 HDMI, Ethernet, Wi-Fi, VGA, entrata composita con l'adattatore che avete visto poco fa. C'è anche il satellitare e l'entrata per la cam. Qui c'è una USB. Purtroppo una cosa che non mi piace di questi televisori è la tastiera. Non c'è una vera e propria tastiera, ma c'è solo un piccolo joystick che fa tutto. Vabbè. Che altro c'è? Ci sono 2 casse. L'audio, ve lo dico già ragazzi, non è il massimo, ma è un problema comune di tutti i televisori piatti moderni. Le casse sono sempre abbastanza deficitarie. C'è anche l'uscita ottica per l'audio, l'entrata per una cuffia, se vogliamo usare una cuffia, quindi una buona varietà di prese, non eccezionale, ma comunque nemmeno così tragica. Io sono dietro al televisore, se non mi vedete, sto cercando di sbrogliare il cavo ed è l'operazione più complicata di tutte. Colleghiamo anche l'antenna, si è già acceso. Ok, arrivo. Eccolo qui, Haier. Andiamo a configurarlo un attimo insieme, vi faccio vedere. Può essere una guida utile se comprate un televisore nuovo e volete configurarlo. Ovviamente bisogna impostare l'italiano. Selezionate la vostra lingua, ovviamente se siete di un'altra nazionalità scegliete un'altra lingua. Paese, mi raccomando, mettete paese Italia. Se mettete un altro paese i canali verranno completamente sballati perché ogni paese ha la sua numerazione dei canali. L'Italia mi sa che l'ho già superata, eccola qui. Ricerca canali codificati, se volete usare la cam, comunque lasciatelo acceso. Antenna digitale ovviamente, cavo digitale spento, satellite spento, a meno che non abbiate il satellite da collegare, analogica ovviamente spento, e potete procedere con l'ok. Il pin 1, 2, 3, 4. Tantissima gente si dimentica il proprio PIN e non riesce più a reinstallare i canali. Confermiamo il PIN 1, 2, 3, 4 e possiamo procedere. Ovviamente mettete modalità domestica, altrimenti avrete una modalità demo, quella che si usa nei negozi. Andiamo avanti. Ora, prima installazione, volete accedere alla rete? Sì. Mettiamo cablato oppure wireless, mettiamo il wireless, vediamo se funziona la scheda di rete di questo televisore. Eccola qui. Mettiamo la password.
Il telecomando è davvero comodissimo anche nella digitazione, un bel feedback dei tasti. Allora, dovrebbe essere connesso, collegato. Seleziona il riordinamento dei canali, nazionale ovviamente, e ora aspettiamo che avvenga la sintonia. Regoliamo i conflitti, premete sempre OK e dovremmo esserci finalmente, vediamo se si vede. Ha trovato 273 canali e 34 stazioni radio. Bene, muoviamoci subito perché non si sa cosa possiamo trovare nei canali nazionali. Comunque si vedono tutti. Vi ricordo che i canali HD sono dal 501 in poi. Non so cosa sto riprendendo. Oddio, HD. Proviamo ad accedere a Netflix, premiamo il tasto dedicato e vediamo in quanto tempo si apre. Velocissimo, si vede che è ottimizzato molto bene. Vediamo com'è la qualità in 4K direttamente da Netflix, nonostante io ora sia con la wifi, quindi penso io perda un po'. Ok, accediamo alla mia lista sperando di non essere bloccati per copyright. Proviamo l'audio al massimo volume, vediamo come se la cava. Volume non molto alto ma abbastanza pulito, abbastanza soddisfacente. Proviamo a vedere qualche altro contenuto, magari siglato 4K. I neri sono molto buoni. Ora proviamo ad accedere a YouTube, c'è il tasto dedicato. È un po' più lento ad avviarsi, ma comunque si è già avviato, dai. Caricamento. Benvenuto, non mi interessa e proseguiamo. Che cosa sto vedendo in prima pagina? Perché ci sono queste tendenze su YouTube? Spiegatemelo ragazzi, perché? Perché? Che bello, compaio già qui tra i più cercati. Addicted to Games. Caricamento. Proviamo a riprodurre il mio ultimo video. Vediamo come si vede. Ciao amici! Oh mio Dio! Benvenuti in questo nuovo video. Sono troppo grande su questo televisore. Vai avanti, ti prego. Muoviti. Play. Ci siamo? Togliti! Oh, molto meglio. Devo dire, qualità video
eccellente, mi ha stupito, l'audio non è il massimo, ma comunque si può rimediare con una soundbar o delle casse esterne. Insomma, le possibilità ci sono anche grazie all'uscita ottica dedicata di questo televisore. Questo invece è il menu smart che ci mette qualche minuto ad avviarsi la prima volta, quindi non preoccupatevi, esce un messaggio di accordo da confermare, fatelo. Una volta fatto tutto avrete questa schermata con scritto buon divertimento, date l'ok e accedete al pannello di controllo della funzionalità smart di questo televisore, che vi ricordo non si tratta di Android ma una versione di Linux personalizzata da Haier. Sulla destra vedete tutte le applicazioni già installate, ovvero Netflix, browser internet, Google, Rakuten TV, vabbè, tutta roba strana. Poi qui c'è il market, c'è Facebook, Twitter, YouTube che c'è già da telecomando, il meteo, vari widget, insomma un menu tutto sommato interessante che sicuramente verrà poi ampliato con i prossimi aggiornamenti. In questa schermata comparirà la trasmissione del canale che state guardando, però io l'ho disattivata per evitare, come sapete, copyright. Ottimo video, audio discreto nella norma per un televisore di questo tipo, il design è anche moderno, le cornici ci sono ma non sono molto spesse, anche lo spessore del televisore non è niente di così esagerato. Un punto a favore molto grande lo do al telecomando, ricco di funzioni tutte accessibili da qui, dal telecomando, davvero molto buono. Bene amici, direi che questo è tutto. Se avete delle domande su questo prodotto chiedete pure qui sotto nei commenti, io sono a vostra totale disposizione. In descrizione trovate il link per acquistarlo nella versione da 49 pollici e da 55 pollici. Sempre in descrizione ci sono anche i link per entrare nel mio canale Telegram delle offerte e nel mio gruppo Facebook dedicato a droni e tecnologia. Non fate mancare un bel like e se volete condividete questo video a tutti i vostri amici. Questo è tutto. Ciao belli!